Ciao a tutti, non so dove guardare perché oggi sono fuori casa e non so qual è la camera. Comunque, vabbè, guardo qua. Sono fuori casa nel senso che in realtà sono anche a casa, nel senso che sono da Viscount e quindi, vabbè, è già la seconda volta che ci vediamo dal vivo e in presenza per fare delle cose. Poi, vabbè, qui c'è Elvio che invece sono 20 anni che vedo in presenza. Elvio Previati, Jacopo che sta praticamente seguendo tutto, ci sta aiutando a fare tutto perché in realtà, cioè, se non ci fosse lui oggi noi non potremmo
fare niente perché camere, mix, tutto, sta facendo tutto lui e poi mi darà il materiale. Io come al solito farò un disastro come al solito nei miei video. Allora dunque partiamo da questo. Io ho già fatto un video sul Legend Soul, era il 261, questo invece ha anche l'ottava nera, come si dice, che in realtà i preset, però chiaramente essendo una tastiera diventano anche note volendo, se volete usarlo come controller e compagnia. Per quello che riguarda i miglioramenti dall'ultima volta che ci siamo visti davanti a questo, a parte il colore, che è molto bello, mi piace tanto, a parte quello io guarderò continuamente dietro per vedere se non mi dicono di andare a dar via, no? Allora, praticamente miglioramenti salienti, importantissimi. Allora, partiamo dalla base. Anche il key click, che era poi, diciamo, la colonna portante delle innovazioni inizialmente, era questa. Eccolo. Ecco, i contatti. Nel senso che questo key click è, come nell'Hammond vero, è generato dai contatti che insieme a grappolo formano, diciamo, una volta che si suona velocemente la nota, questo suono classico che è quello che tutti inseguono da tanti anni. In questo caso è riprodotto in modo, non so come dal punto di vista, diciamo, dell'ingegneristico, ma so che funziona molto bene e che l'effetto insieme alle note poi è bellissimo, perché sentite che questa pasta qua, tolgo anche senza la percussione, lo sentite meglio, è veramente bello, quello è veramente bello ed è, diciamo, stato migliorato. Poi ci sono altre cose importantissime. Allora partiamo, adesso mi avvicino un po' al microfono perché devo stare girato di qua. Partiamo dalle cose, diciamo, più i drawbars, vabbè, li conoscete perfettamente. Tolgo, cioè elimino chorus. Dunque, partiamo dal vibrato 1. Chorus 1. Vibrato 2. Chorus 2. Vibrato 3. Chorus 3. Chiaramente come sull'Hammond si decide su quale manuale. E poi percussioni, terza e seconda. Ora a questo punto riazionerei il Leslie in una situazione tra l'altro interessantissima. Apro una parentesi, stiamo lavorando direttamente su quello che è poi fondamentalmente la riproduzione del Rotary, che è gestita da questo programma che ci sta permettendo di decidere veramente nel dettaglio anche microfoni, dove sono, tutta una serie di cose che chiaramente poi rendono molto più realistico il risultato. Adesso abbiamo riacceso il Leslie. Chiaramente Elvio, conoscendomi, ha spinto un po' col drive perché lo sa che sono un amante della saturazione naturale del Rotary, che è poi quella che sempre si tenta di inseguire, perché a volte si fa magari confusione. Sicuramente se state guardando sto video tutte queste cose le conoscete, perché sono tutte cose che gli organisti conoscono, però è anche vero che è sempre bene sottolinearle. Quando si tratta di determinati suoni registrati in determinate situazioni discografiche del passato, l'Hammond è stato sfruttato in tutte le modalità possibili, è stato registrato in 1000 modi diversi, quindi l'idea che abbiamo dell'Hammond è un'idea, diciamo, che dipende dai nostri anche gusti musicali. Se uno ha ascoltato i Deep Purple tutta la vita, ha sentito Jon Lord e ha sentito Made in Japan da quando era ragazzo,
e magari si fa un'idea dell'Hammond di quel tipo. Ecco, in quei casi bisogna sempre ragionare sul fatto che l'Hammond da solo ha il suono che avete sentito prima, poi si mette dentro un rotary speaker, che è stata un'invenzione, diciamo così, dedicata alla chiesa, per creare questo senso di rotazione del suono che chiaramente riempiva la stanza e chiaramente probabilmente generava anche una sensazione così ecclesiastica, non lo so. Ma diciamo che in generale tutte queste cose poi negli anni nella discografia sono state sfruttate e registrate in vari modi. Quindi cosa succede? Che oggi con i cloni noi siamo abituati a pensare che un clone debba fare da John Lord a Jimmy Smith questa cosa qui è una cosa difficile da trovare, no? Oggi siamo abituati, ma comunque è difficile anche proprio da concepire. E considerate sempre che questo è uno strumento che di base ha quel suono che avete sentito. Da lì potete andare in un amplificatore vero, potete andare in un Leslie, potete andare dove vi pare, ma lui mette a disposizione delle opportunità, che sono opportunità che riguardano la simulazione Leslie, che è nuova rispetto a quella che avete sentito nell'altro video e che, almeno a mio parere, è cambiata veramente tanto, che è questa cosa qua. Penserete, ti sei incantato? No, non mi sono incantato, è che tempo fa, quando avevo fatto un video, c'era un signore straniero che mi aveva detto sì, però non fai mai sentire, non fai mai un accordo e fai sentire Leslie. Eccolo qua. Adesso non mi puoi più dire niente. Adesso sto qua un'ora così. Vabbè, adesso a parte questo scherzo, però serviva in realtà davvero fare questa cosa che non avevo fatto semplicemente perché sinceramente non mi convinceva come ora, nel senso che questo è un Leslie fatto e finito. Ho fatto questa cosa non solo per, adesso rispondo in modo amichevole alla persona che mi aveva fatto notare questa cosa, perché aveva ragione, ma come dicevo prima non mi convinceva come mi convince ora. E quindi questa cosa che stavo dicendo riguardava le opportunità cioè i ricordi che abbiamo noi in testa che riguardano le registrazioni che abbiamo ascoltato, i dischi, la discografia che abbiamo ascoltato. Tutta quella discografia è stata registrata in modi diversi. Quello che metterà a disposizione l'editor, che ci sarà a disposizione una volta che acquistate questo organo, mette proprio chiunque, l'utente, nella condizione di scegliere come proprio posizionare i microfoni intorno al Leslie e al Rotary, e questa cosa qui è una cosa importantissima, perché attraverso quella, chiaramente, che è una simulazione, però come avete sentito molto efficace, potete arrivare, non dico a ricostruire i suoni che avete sentito magari in certi dischi dove, come dicevamo prima con Jacopo, non è mica detto che senti un disco e dici senti che bello sto suono qua, magari c'era, capito, un 57 a 6 metri dal Leslie e a te è rimasto in mente quel suono lì perché ti eri innamorato di quella canzone, ma era questo un po' il discorso. Ora, senza entrare nel dettaglio esagerato, però muovendoli si può ricreare una situazione magari che ci ricorda di più un suono che ci piace. Poi queste le novità che poi vabbè avete sentito nell'introduzione, avete sentito poi quando ho suonato un po'. Poi ragazzi, io non sono un hammondista, non sono un organista, sono uno che suona l'Hammond da sempre in contesti più pop, blues, funk e cose del genere, quindi in contesti dove, ecco, magari non si va nel dettaglio quello del pulito della nota, però poi in realtà per tante altre cose si entra nel dettaglio dell'efficacia degli strumenti. Cioè, uno strumento deve stare insieme agli altri che stanno suonando. Jacopo, chitarrista, lo sa benissimo cosa voglio dire. Quando l'Hammond che lega bene con le chitarre è un mondo, no? Cioè, nel senso, è una roba che fa funzionare
un certo tipo di mondo musicale, piuttosto che tante altre cose. La mia esperienza, più che dal punto di vista strumentale, ve ne sarete accorti, è più che altro dal punto di vista proprio sonoro. Cioè, io l'Hammond l'ho suonato tanto in contesti dove accompagnavi il cantante, dove dovevi stare al tuo posto, magari poi c'avevi anche il solo, però senti se uno strumento è valido, perché mentre accompagni fa quello che stai cercando di fare, sta dentro dove deve stare, quando deve venire fuori lo fa. E oltretutto considerate che lo strumento è tuttora in sviluppo, stiamo parlando delle ultime ore, quindi ci sono ancora delle cose che vanno limate, ma era per farvi sentire che il Leslie ora c'è, e spero che ve ne siate accorti, e questo era fondamentale da dire. Poi, per quello che riguarda altre sfumature, possiamo provare magari adesso a utilizzarlo più pulito, vi faccio sentire il suono più pulito e meno pulito, con la saturazione naturale del Rotary, non è una saturazione diciamo di altro tipo, overdrive esterni e cose del genere, amplificatori miscelati con il Leslie. Ecco, se sentite qualche cric e croc, non vi preoccupate, perché questo è un problema che riguarda il fatto che stiamo lavorando direttamente sul programma. Questa cosa non esisterà più nel momento in cui si decide che cosa fa lo strumento, lui va come un treno. Questo è lo strumento pulito. Questo è un full pulito. Vi faccio sentire anche qualcosa di più. Esatto. Suono pulito, adesso proviamo a saturarlo, diciamo, in modo importante, quindi no, abbasso io da qua. Eccolo qua. Eccolo qua, bello. Ecco, sentite? Cominciamo ad avere quella grana. Sentite che la risposta, il comportamento è giusto, Ecco, questo era per farvi sentire come si passa da un sound pulito a un sound che, insomma, stiamo rasentando l'estremo. E insomma,
Ci siamo, nel senso, adesso chiaramente considerate che noi siamo qui che stiamo facendo le cose lavorando direttamente sul computer per farvi sentire un po' tutte le possibilità. Poi queste cose le potrete gestire come vi pare, chiaramente, ma oltretutto poi ci saranno degli overdrive all'interno, c'è il wah-wah, ci sono un sacco di cose che adesso non è questa la situazione. Io volevo farvi sentire questo, volevo farvi sentire questa saturazione, diciamo, realistica e, come dire, anche organica, che è una cosa che... che è bella, così è una via di mezzo. Molto bella. Quindi, niente, diciamo che questo era quello che volevo fare e spero, prima di tutto, che in qualche modo abbiate capito come dire, lo step che è stato fatto, perché è davvero notevole. E quindi è un bellissimo strumento anche da suonare, cioè non manca niente. Poi prossimamente andremo ancora più nel dettaglio di quelle che sono poi le possibilità anche. Elvio Previati, una vita di sbattimenti al telefono, come va, come non va, e Leslie lo giro dall'altra parte, mette i microfoni sul muro. E Francesco, che vabbè, Viscount, il futuro di Viscount. Jacopo, che mi ha aiutato oggi, è stato gentilissimo, mi ha fatto provare anche sto microfono che mi piace un casino, quindi probabilmente lo comprerò, che si chiama SE Dynacaster. Sì, me ne avevo visto un po' di recensioni, effettivamente è proprio bello. E così facciamo un favore anche alla SE Electronics. E niente, adesso che ho trovato sto suono qua mi viene voglia di rifare l'intro con questo suono qua. Comunque fa niente. Niente ragazzi, se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale e andate sul mio sito www.maxkeys.com, dove trovate tutti i video divisi per categorie, per tipologie di tastiere e niente, basta. Viscount Soul 271 questa volta, quindi 273, perché quell'altra era 61. Vi sto abbandonando, il cervello non racconta più, e vi saluto, ci vediamo sabato prossimo. Ciao ragazzi.